Il tempo, declinato correttamente, è un aspetto fondamentale per attrarre i nostri obiettivi. Perché arrivino a noi è bene riconoscere perfettamente i tempi di maturazione di ogni azione posta in essere. L'uomo medio vuole tutto subito e molti hanno mal compreso la legge di attrazione in questo senso, ovvero hanno creduto che attrarre a sé i propri obiettivi significhi la loro immediata realizzazione. In realtà, Cronos e Kairos agiscono secondo leggi ben precise, di cui la stessa legge di attrazione si avvale. Andiamo a conoscerli un po' meglio. Cronos è il tempo come noi lo abbiamo inventato e che conosciamo grazie all'infinito succedersi degli istanti presenti. È quella concezione di tempo ciclica che ci permette di comprendere noi stessi grazie alla suddivisione in passato, ovvero ciò che eravamo, presente, ovvero ciò che siamo, e futuro, ovvero ciò che diverremo. Kairos invece è il tempo opportuno perché un evento si verifichi, il momento propizio per quella specifica situazione. Nello scorrere di Cronos dimentichiamo che è fondamentale riconoscere Kairos. Riuscirci significa vivere ogni istante senza forzare nulla e senza evitare di fare ciò che è utile. Significa vivere fluendo negli eventi. A questo punto diviene fondamentale mettere in gioco altri due elementi strettamente collegati al tempo in entrambe le sue due declinazioni, la velocità e la procrastinazione. La velocità è la valuta che permette di arrivare per primi a raggiungere l'obiettivo prefissato. È bene sapere che, una volta emessa nell'universo un'intenzione, questa può essere colta da chi ne ha di simili. Perciò, se quello è il nostro obiettivo, è utile applicarci con disciplina affinché si realizzi seguendo la corretta velocità. Accelerare troppo significa forzare gli eventi e quasi mai il risultato è soddisfacente. Rallentare comporta invece due condizioni. Qualcun altro lo realizza al posto nostro oppure al momento della concretizzazione è ormai obsoleto. Velocizzare il risultato comporta il soddisfacimento delle emozioni a breve termine, sintomo di obiettivi euforici, senza basi solide, collegati alla personalità, alle credenze, ai desideri e di proprietà altrui. Procrastinare significa invece evitare di realizzare quel progetto per impossibilità a sopportare e supportare la sua concretizzazione. Solo Kairos può centrare le azioni, emozioni e pensieri nel vivere costantemente il presente, soddisfacendo le emozioni a medio-lungo termine, agendo con entusiasmo, costruendo solide fondamenta, concludendo progetti animici, sperimentando attraverso la volontà di realizzazione dei propri obiettivi. Andiamo a comprendere le dinamiche della procrastinazione. La paura delle conseguenze, evitare la responsabilità, pigrizia e apatia, rabbia, mania di perfezionismo e paura del successo. Il motore della procrastinazione è l'ozio, cioè si sta bene nella situazione di quel momento, nella cosiddetta comfort zone. La procrastinazione è la conseguenza di una mancanza di autostima che induce continuamente a temporeggiare per paura perché ci si sente inadeguati al servizio da svolgere. Essa ruba la vita in quanto si antepone sempre lo stesso problema, evitando di svolgere altre azioni che creano plus valore per la focalizzazione su di esso. Toglie la serenità in quanto si vive di preoccupazioni e priva di sogni e obiettivi. Le motivazioni della procrastinazione sono molteplici. La paura la fa da padrona, è un continuo chiedersi se poi va male, se mi dicono di no, se faccio brutta figura, se non sono all'altezza, quindi meglio aspettare ed essere sicuro. Un'altra considerazione è che le idee sono poco chiare, perciò è necessario più tempo per metterle a fuoco. Anche l'essere troppo sicuri di sé porta però a procrastinare. Da oggi a domani nulla cambia. Siamo certi di questo? Nella vita vince chi arriva per primo.
La procrastinazione è spesso confusa con la mancanza di tempo. In verità è una vera e propria scelta quella di fare altro per evitare di svolgere quel lavoro. A lungo andare la procrastinazione fa diventare la persona una vera e propria bugiarda seriale, a vedere sassolini come montagne insormontabili, a mancare di perfezionismo, a perdere le opportunità. In conclusione, vivere Cronos permette di riconoscere Kairos attraverso la giusta velocità di azione.